Eccoci qui cari naviganti, ancora una volta analizziamo una leggendaria per valutarne il potenziale nel formato Centurion, rimanendo ancora nei paraggi del set Adventure in Forgotten Realms, come sempre in compagnia del nostro esperto di fiducia, Nicola Improta, che ci propone qualcosa di veramente curioso. La prima stranezza arriva dal color pie a disposizione, quello Naya, che finora non ha saputo proporre nei formati a 100 carte qualcosa di interessante persino per il multiplayer, solitamente meno pretenzioso in quanto a performance e meccaniche. Questa volta però, grazie a questa leggendaria, insospettabile eppure simpatica nelle sue caratteristiche, ci andrà a proporre uno dei combo deck più solidi e dirompenti forse di tutto il formato, che sarà capace di dare di filo da torcere a più di un opponente sprovveduto. Questa volta vi parleremo di Minsh, Beloved Ranger. Abbiamo a che fare con una carta strana, dall'art simpatica e con una serie di meccaniche che potrebbero far supporre più a un aggro che a un combo, ma un esame più attento offre in realtà un grande potenziale. Ma andiamo con ordine, analizzando le sue caratteristiche. Con 3 mana specifici, uno rosso, uno verde e uno bianco, abbiamo un ranger umano con forza 3 e costituzione 3, che presenta 2 abilità, sinergiche tra loro. La sua prima abilità recita: quando Minsh, Beloved Ranger, entra nel campo di battaglia, crea Bo, una pedina creatura leggendaria criceto 1/1 rossa con travolgere e rapidità. Mentre nella seconda abilità c'è paga X, fino alla fine del turno una creatura bersaglio che controlli ha forza e costituzione base XX e diventa un gigante in aggiunta ai suoi altri tipi, attiva solo come una stregoneria. Sulle prime ci sembra di ritrovarci in un agro classico, con il vantaggio di avere nella zona di comando un generatore di token con delle keyword interessanti, unito a un pump effect carino, ma un po' lento almeno per il Centurion. E se noi invece di pensarla in questo modo proviamo a porci questa domanda: e se X fosse a 0? Da qui apriamo le porte a un sack outlet perpetuo, che non ci costa mana e che può innescare a comando la morte di creature dagli LTB effect dirompenti. Ecco qual è la vera forza di questo Minsh Beloved Ranger, che non avrà certo scrupoli a far morire per la causa il suo Bo, o tutto quello che sarà necessario per portarci a vittoria al fulmicotone. Sfruttando in modo improprio Minsh Beloved Ranger, ci siamo resi conto di quanto possa essere potente la sua seconda abilità. Ci serve però un piano per sfruttare questo approccio, ma per questo abbiamo da un lato Bo, dall'altro una creatura fantastica per i nostri scopi, Academy Reactor. Dobbiamo avere il generale in campo, una creatura sacrificabile, e Academy Reactor, che uccideremo grazie alla seconda abilità del generale, per tutorare un altro pezzo del nostro puzzle perverso, Pattern of Rebirth, un incantesimo che si trasforma in tutore di una creatura con la morte di quella equipaggiata. Con l'ingresso di questo incantesimo e la morte della prima creatura da lui equipaggiata, cercheremo un altro tassello della combo, Boneweaver Giant, che permetterà di recuperare Pattern of Rebirth finito nel frattempo nel cimitero. Avremo così modo di tutorare in sequenza Karmic Guide, che avrà modo di riattivare il gigante e l'aura per Fedila Guardian, e infine per Kikijiki Mirror Breaker, che ci permetterà di chiudere con infiniti gatti rapidi pronti ad asfaltare l'avversario. Se però non possiamo chiudere di danni da creatura a causa di carte come Glacial Chasm, invece di puntare su Kikijiki Mirror Breaker, potremmo inserire un altro abittante dall'ETB interessante, Revelark, aggiungendo un elemento alla catena, generando così danni diretti. In questo caso potremo, rimbalzando una terra, con il Blink Effect di Felidan Guardian, avere mana infinito da concretizzare con il cast e il blink di altre 2 creature, Eternal Witness e Bonecrusher Giant, che con la sua avventura Stomp può generare danni in faccia all'avversario. A corredo di questo pacchetto abbiamo un ulteriore combo di riserva composto da Sapphire Ace Doctor e Renegade Relier e Goblin Bombardment, per danni infiniti e Bidding Pod come ulteriore coltellino svizzero per cercare carte chiave per innescare la chiusura con Karmic Guide, Kikijiki Mirror Break e Fedila Guardian. Insomma, non fatevi ingannare dal sorriso sornione di Minsh Beloved Ranger, perché in maniera del tutto inaspettata avrà modo di assemblare un'armata di creature pronte a saltarvi alla gola quando meno ve lo aspettate. Visto che il nostro simpatico Minsh Beloved Ranger ha in testa un piano combo raffinato e veloce da mettere in atto, il resto delle 99 sarà proteso a far sì che vada in porto il prima possibile, senza preoccuparsi troppo di quello che potrebbe fare il nostro avversario. Serve quindi mettere in campo il nostro generale in fretta, sfruttando i consuetudi da mana d'orc che in questo color pie abbondano e ci permetteranno di entrare in azione il prima del previsto, con l'aiuto di Arbor Elf, Avacyn Pilgrim, Bird of Paradise, Blood Tender, Devoted Druid, Elvish Mystic, Finonor Elves, Llanowar Elves e Sival Caratid. Su questo fronte niente di nuovo, ma anche questa consistente aggiunta di creature non sarà sufficiente a garantirci sempre partenze rapide. Ecco perché fanno capolino anche Lotus Cobra, Ragavan Nimble Pilfere e Sakura Tribe Elder, che ci possono con diverse tech aumentare in fretta il mana a disposizione.
Per lo stesso motivo aggiungeremo tra il 99 anche Utopia Sprawl e Wild Grow per incantare qualcuna delle nostre terre, mentre con Aircraft e Fire of Invasion proveremo a ottenere un boost di mana anche a partita avanzata, quando dobbiamo inanellare più magie e il board ci può venire in soccorso. Con un gameplay così specifico è chiaro che non possono mancare elementi di card draw di supporto alla nostra azione. Per fortuna tra Skullcam, Smother's Copter e Sylvan Library abbiamo qualcosa che ci viene in soccorso, ma a farla da padrone saranno di certo i tutori, per trovare i pezzi della nostra preziosa combo. Qui abbiamo bisogno di tutto quello che di efficiente offre questo color pie, a partire dalle creature che con Fauna Shaman, Imperial Recruiter e Recruiter of the Guard ci offre qualcosa di utile per trovare in fretta Academy Reactor, per innescare il nostro loop. Anche con le magie, scegliendo tra Altar of Bone, Eldritch Evolution, Final of Devastation, Green Sun Zenith e Open the Armory, ci sono diversi strumenti utili che possono concorrere a trovare gli elementi necessari, ma di certo sarà bene sfruttare quelli a velocità instant, che non sono pochi, per sorprendere il nemico al meglio. Con Chord of Calling, Netherramis Call e Lighten Tutor e World Tutor ci sono gli ultimi pezzi utili per garantirci che una delle nostre chiusure ci finisca in mano, il prima possibile, sfruttando magari un momento di debolezza o la mancanza di risposta del nostro opponente. Come unica risposta a generali problematici inseriamo Phyrexian Revoker, ma si tratta di una soluzione per strategie più veloci delle nostre o per comandanti in grado di frenare la nostra combo, che senza ostacoli può entrare in azione prima di quanto si possa pensare. Se da un lato il gameplay proposto da questo Mish Beloved Ranger appare solido e ben strutturato, dall'altra non possiamo pensare che il nostro nemico se ne resti immobile a guardarci vincere indisturbati, quindi ci dovremo dotare di qualcosa di adatto per proteggerci a dovere. Per fortuna, visto che buona parte della nostra azione si basa sulle creature, abbiamo in questo color pie diversi strumenti utili allo scopo, pronti a sacrificarsi per permetterci di assemblare la nostra combo, con Benevolent Bodyguard, Giver of Runes, Mover of Runes, Selve Savior e Vigilant Martyr. Fin qui nulla di nuovo, ma la scelta di puntare sulle creature nasce anche dall'impianto di tutori presenti tra le 99, che offre maggiore solidità con questi strumenti, nel caso dovessimo affrontare un nemico ostico, pronto sin da subito a opporci una tenace resistenza. Concorrono a creare un ulteriore value alle nostre giocate, oltre a un paracadute per qualche rimozione, Eternal Witness e Palace Jailer, che possono certo venirci in soccorso in più di un'occasione se il match andasse per le lunghe. Come ulteriore elemento per le nostre partenze, Once Upon a Time potrebbe, sin dal nostro avvio, darci modo di trovare quella creatura tanto utile per avviare la nostra catena di eventi, prima che l'opponente possa replicare in tempo. Fanno capolino tra le 99 anche qualche rimozione, basata in prima battuta sulle creature, come Crusher Giant, Goblin Crate Maker, Knight of Atom e Skyclave Apparition, ma si tratta di espedienti più pensati per favorire il nostro gameplay, più che ostacolare il nemico. A supporto ci sono anche Lightning Bolt e Sword Blusher come possibili opzioni, ma si tratta di elementi di contorno, dove la nostra strategia principale è quella di mettere in pratica il nostro diabolico piano. Un approccio senza troppi fronzoli, quello ipotizzato attorno a Mish Beloved Ranger, ma è anche comprensibile, visto che il focus dell'intera lista è quello di valorizzare al meglio la sua abilità, in una combo esplosiva, che non lascia vie di scampo. Con un gameplay così estremo come quello ipotizzato attorno a questo Mish Beloved Ranger, è chiaro che le carte indispensabili sono già in qualche modo individuate, anche se alcune aggiunte potrebbero migliorare alcuni aspetti del mazzo. Una carta irrinunciabile è di certo Flawless Maneuver, che ci salva da qualche replica inopportuna a velocità instant che potrebbe mandare in fumo le nostre chiusure, che passano il più delle volte da delle creature più o meno intelligenti. Anche Dromri Anacrobolas può venirci in soccorso, soprattutto perché accelera le nostre azioni e ci protegge dai counter, vera nemesi di questo archetipo, con il suo +1 che potremmo usare per il generale o altre creature chiave del nostro mazzo. Per fornire creature sacrificabili per il nostro generale, o un piano bittanti se ci trovassimo in emergenza a dover costruire il board, sia Sonnet Pyromancer può essere una valida scelta, anche perché può riproporre dal grave nuovi token a disposizione. Infine citiamo una carta poco utilizzata, Ranger Captain of Eos, che qui riveste il doppio ruolo di tutore e di strumento di protezione per le nostre combo, il massimo se vogliamo spegnere le velleità avversarie, quando ci fa comodo silenziare le loro pericolose risposte. Pochi elementi specifici in aggiunta all'arsenale di tutori e carte chiave che non possono mancare in questo archetipo basato su Mish Beloved Ranger, che non vede l'ora di stupire l'avversario di turno, con la sua faccia da schiaffi e il suo sorriso disarmante. Passiamo ora ad analizzare i pro e i contro di questo comandante, anche rispetto ai colori a disposizione e alle meccaniche possibili, così da valutare quanto possa essere efficiente un archetipo costruito su questo ranger umano. Una delle peculiarità principali di questo archetipo è il suo piano combo, ben sostenuto da un color pie insospettabili e dalle abilità di questo generale, che sornione non dà subito l'idea di puntare a chiusura al fulmicotone.
Di certo il Color Pie a disposizione è una novità del formato e lascerà perplesso più di un opponente, prima che possa ritrovarsi a malpartito grazie a una delle combo inaspettate attuabili grazie a questo particolare comandante. C'è anche da considerare che potremo comunque venire a capo dei matchup più ostici semplicemente affrontando una partita con un'azione agro, ben sostenuta dall'abilità del generale e del suo token, che può sempre ingrossarsi e picchiare, mana permettendo, per danni letali. Come sempre ci sono dei lati ciechi, anche in questa build, a partire dalla necessità, almeno per la combo principale, di avere Missi in campo, il che non è affatto scontato se ci troviamo di fronte a un avversario accorto che conosce in anticipo le nostre mosse. È chiaro che tutto quello che inibisce o rimuove in modo permanente le creature ci può mettere in croce, soprattutto se si tratta di carte che sono in grado di esiliarle definitivamente o di spegnere gli effetti, vanificando buona parte della nostra strategia. Infine, non meno importante, la dipendenza dal cimitero di buona parte delle nostre chiusure. Se il nemico è in grado di intervenire su di esso in tempo, avremo ben poche possibilità di chiudere la partita in nostro favore. Dopo questa carrellata è giunto il momento di dare un voto al nostro Mish, Beloved Ranger, a sintesi di tutte le considerazioni effettuate con il supporto del nostro consulente specializzato in centure, rispetto a questo comandante. Soppesando tutto, ci sentiamo di dargli un 8,5, un voto che vuole premiare l'innovazione di questo generale, sia sul fronte del game plan, sia su quello del Color Pie, anche se non avrà vita facile al momento nel formato, vista la massiccia presenza di archetipi che puniscono molto le strategie incentrate sulle creature. Con quest'ultima considerazione abbiamo finito la nostra disamina. Ringraziamo ancora una volta Nicola Improta che ci ha assistito per la realizzazione di questo video dedicato a un nuovo generale, innovativo e inaspettato, che ci fa ben sperare in un futuro in cui anche i colori Naya possano trovare gioco nel Centurion. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarsi sempre qui su Underground Sea. Underground Sea è sponsorizzato da Car Market, il più grande marketplace d'Europa per le carte di Magic.